Mi sono accorto che ci sono delle cose che ci fanno ritrovare la motivazione in quello che facciamo. Oggi, mentre facciamo due delle salite più famose del lago di Como e del ciclismo mondiale, vi racconto di che cosa sto parlando. Ci sono delle situazioni in cui, anche quando facciamo qualcosa che ci piace tantissimo, perdiamo la voglia, lo stimolo e la motivazione di farlo. Mi sono accorto però che delle volte ci sono delle cose o delle situazioni che ci permettono di ritrovare la motivazione, lo stimolo o semplicemente ci ridanno la carica per continuare a fare quello che ci piace. Come location per raccontarvi queste due cose ho scelto di fare la salita del Ghisallo e successivamente quella della Colma di Sormano, e dopo scoprirete il perché. Il motivo della bicicletta è abbastanza semplice, perché non so se è mai capitato anche a voi, ma io quando viaggio in macchina, in furgone o mi alleno in bicicletta penso sempre a un sacco di cose. Di solito non ascolto mai la musica e preferisco pensare, ed è per questo motivo che mentre vado in bicicletta mi vengono un sacco di idee, ed oggi questa è una, o meglio la prima salita, che è quella del Ghisallo, la utilizzerò per raccontarvi una cosa che mi ha fatto venire voglia di fare i video. Mi è capitato all'inizio di avere attrezzatura scadente, telecamere con bassa risoluzione e avere problemi con i microfoni e sbagliare le inquadrature. Da quando però è arrivata Insta360 mi è tornata la voglia di fare i video in bicicletta, perché è troppo facile da usare. La prendi, la metti su con il suo braccio, filma tutto e io in fase di editing poi scelgo dove guardare. Nello scorso video abbiamo parlato anche dei microfoni autolivellanti che danno la priorità all'audio abbassando le zone di rumore. Allora, veniamo a noi. Come potete vedere ho montato la telecamera con il suo braccio sulla bicicletta ed è veramente facilissima da utilizzare. La cosa impressionante, oltre alla facilità di utilizzo, è la risoluzione, perché filma a 360 gradi in 4K e se abbassiamo leggermente la risoluzione possiamo filmare a 60 frame per secondo. Questo in fase di editing, nel caso avessimo la necessità di fare degli slow motion o di rallentare, è veramente importante. Impressionante è la stabilizzazione su 6 assi e la telecamera montata sulla bicicletta con tutte le sconnessioni e tutti gli shakeramenti del caso, come potete vedere dal video, è fantastica. Ma la cosa che più mi preoccupa in senso buono è che io questa telecamera la uso al 30% delle sue possibilità. Fa talmente tante cose che ogni giorno scopro una cosa nuova, e soprattutto Insta360 ha fatto una cosa molto bella. Se andate sul loro sito è pieno di tutorial su come editare, imparare nuovi trucchetti per utilizzare al meglio la telecamera. Bene, non perdiamo tempo, adesso ci siamo bardati perché scenderemo un leggero tratto di discesa per poi risalire la colma di Buongiorno di nuovo, buongiorno e buona giornata e buon inizio di buon inizio di settimana. Per poi risalire la colma di Sormano, dove vi racconterò la seconda cosa che mi ha fatto tornare la voglia di andare in bicicletta. Mentre per quanto riguarda Insta360 vi lascio in descrizione il link dove potete andare a curiosare il prodotto. Vediamo che c'è la discesa. Ed ecco, mentre ci siamo un po' aperti e spogliati perché siamo nuovamente in salita, vi introduco il secondo argomento, o meglio
per quale motivo oltre al Ghisallo sono voluto salire fino alla colma di Sormano. Questo perché una volta arrivati in cima alla colma di Sormano inizia una discesa lunga circa 13-14 km nella quale possiamo provare al meglio i nuovi copertoncini di Pirelli che ho ricevuto e che una volta montati sulla bicicletta mi hanno lasciato veramente scioccato. La cosa più impressionante è che una volta messi, e io questo lo dico perché comunque ho questa bici da ormai 4 anni e di copertoncini su queste ruote ne sono passati, quindi un po' di idea ce l'ho. E la cosa veramente impressionante è la scorrevolezza. Quindi ricapitolando e per fare chiarezza, i punti chiave sono 3. Il primo, la scorrevolezza, che la si può provare anche in pianura, ed è incredibile come prima di montare questi copertoncini io stessi utilizzando le ruote quelle belle, le altre che ho con dei tubolari nuovi di un'altra marca, e abbia notato più scorrevolezza nel copertoncino. C'è qualcosa che non torna. E a differenza del tubolare che dà sempre questa sensazione di estrema rigidità, soprattutto sulle buche, e le senti tutte, quando prendi una serie di buche in fila sembra che il tubolare rallenti, almeno per quello che ho io, al contrario di questo copertoncino che sembra che ci rimbalzi sopra. Non dico che guadagniamo velocità, ma sicuramente non ne perdiamo. Seconda cosa abbastanza impressionante è la sensazione al tocco del freno. Quando tocchiamo il freno non sembra di avere una ruota da bici, la classica sensazione di stare su uno spillo, sembra di avere più ciccia in appoggio, non è più grip, più avete capito. Mentre per quanto riguarda la guidabilità e il grip in discesa non potevo far altro che fare una bella discesa, e la discesa di Nesso è una discesa storica, teatro di un sacco di battaglie del Giro di Lombardia, e quindi penso che sia il luogo ideale dove mettere alla prova questi pneumatici, sempre con la testa, perché in bicicletta se si esagera è ancora più pericoloso che con la moto. Poi oggi è una giornata un po' del cavolo, perché bisogna vestirsi, nonostante sia vestito come una matriosca, al sole e in salita si sudicchia, ma l'aria è gelida. Ovviamente non faremo il muro di Sormano, perché con telecamere montate e un rapporto che non è proprio quello per fare il muro di Sormano non ci provo nemmeno, quindi faremo il giro più largo, la strada normale per intenderci, e ce lo salteremo bellamente. Poi quest'estate cambierò i rapporti e proverò a farlo. L'unica bega di oggi è che siamo a 33 km, ma abbiamo già fatto 1100 metri di dislivello, quindi adesso una volta in cima facciamo un po' di discesa e un po' di mangia e bevi pianura, se no qua è tutta salita. Scusa, Dimmi. per caso sai se giù da Como, da Nesso poi per tornare a Como È aperta la strada? Ah, ma sei Edoardo Mazzuoli? Sì, Ciao. bella, ciao. Ciao. Sì, è aperta, perché? Perché avevamo visto il cartello e No, se sapevamo. io mi sono fermato a leggerlo e c'è scritto che è chiusa da Lezzeno a Bellagio, Sì? ma da lunedì, Ah, ok. quindi niente. Grazie. Ah, ok. Comunque sei registrato, lo sai. Ah. Un saluto a tutti. Un Bello. saluto a tutti i fan. Mi raccomando, seguitelo più per la bici e per la moto. Sì, in moto basta, rotto il cazzo. Neve, molta neve e freddo della Madonna. Infatti adesso abbiamo la discesa, sono un po' preoccupato per la temperatura. Di tirare oggi qua non se ne parla perché la strada è sporchissima di sale.
dobbiamo tirare come delle bestie, se no perdiamo il traghetto. Bene, siamo riusciti a prendere il traghetto e adesso ho 5 minuti 10 per spiegarvi brevemente le sensazioni che volevo cercare nella discesa di Nesso. Allora, la guidabilità è molto buona, il profilo da 28 che è abbastanza largo offre un sacco di grip, soprattutto in una di quelle fasi che sono molto delicate, ovvero la frenata. Si possono portare i freni fino al centro della curva tranquillamente, e anche se nella prima parte della discesa, come avete visto, la strada era molto sporca per via del sale, del ghiaino, della neve sciolta, non ci sono stati particolari problemi. Vero è che con il passare dei chilometri e l'asfalto che andava migliorando, sicuramente ho goduto molto di più nel guidare la bicicletta. Quindi prodotto promosso, e insieme ad Insta360 queste sono le due cose che ultimamente mi hanno fatto tornare la voglia di fare le cose. Bene, siamo arrivati, abbiamo percorso circa 73 km con 1500 metri di dislivello, però oggi fra le varie salite, le discese abbastanza impercorribili e le telecamere, di più non si poteva fare. Spero che questo video vi sia piaciuto e spero che vi torni utile per quanto riguarda i prodotti, e non dimenticatevi, cercatevi sempre uno stimolo per fare meglio. Ci vediamo al prossimo video, ciao!